Che sonorità allucinante che ha, Madonna! Bello, 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 sono contentissimo. Wow, come grande, suona! cazzo, grande. Madonna se suona! Fate bene a seguire quest'uomo, continuate a farlo. Ciao ragazzi, oggi ho una sorpresa fantastica, ho il grande Pietro Morello. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Per me è un grande onore perché io lo seguo da tantissimi anni, seguo tutti i suoi viaggi, tutta la musica che fa, ultimamente sta facendo dei documentari fantastici che io seguo, mi tengono compagnia alla sera, quindi suoni con le balene, va a cercare l'uccellino sonoro. Madonna in Amazzonia, lui era puro. Wow. Uccellino, un disastro da trovare, molto bello. Ho visto, fantastico, geniale. E lui ha un approccio alla musica unico, fantastico, e quindi insomma siamo, tramite altre vie, siamo riusciti a incontrarci, mi ha chiesto di fare uno strumento, è una sorpresa perché non sa quale strumento io gli darò oggi. Io l'ho chiamato e gli ho detto: ciao amico mio, voglio un tuo handpan. Ok, in che scala? Fai tu. Quindi non ho idea di niente, non so cosa mi troverò tra le mani. Esatto, fantastico, e quindi lo scoprirà solo oggi. Prima gli farò sentire un po' di scale, perché lui ovviamente conosce l'handpan, però insomma non conosce i miei strumenti, quindi gli faccio sentire magari... nuovissimo. Ti faccio sentire due note. Vai. Tu sai che ogni scala riproduce ovviamente una sonorità diversa e ogni handpan ha una scala diversa. Certo, no? chiaro. Quindi questo è quello più famoso, il re minore, è la scala che ha reso famoso l'handpan nel mondo, questa ha 14 note. Ti faccio sentire un po' come suonano e poi ti faccio vedere, scoprire il tuo Vai. e via.
Che sonorità allucinante che ha, Madonna! Mi sono lasciato un po' prendere, l'ho suonato un po' troppo, però... No, ma quando è troppo? Ho guardato tutte le tue tecniche perché il mio handpan, che è un re minore anche lui, dorico, tra l'altro, conta che appunto io non suono assolutamente minimamente come te, lo suono veramente troppo poco rispetto a quanto vorrei, realizzato da un tuo collega. Io non ho mai visto in tanti suonatori l'approccio conservatoriale, cioè la cosa figa tua, per quello cioè, cacchio, sono senza parole, no, è il fatto che sei in grado palesemente di unire un sacco di tecniche anche molto personali, che però si vede che vengono da un mondo tecnico, appunto. Sì, è vero. Che solitamente, sai, l'handpan, è inutile negarlo, viene suonato spesso in modo amatoriale, meraviglioso, Istintivo, ci sono sì, dei suonatori vero, pazzeschi, vero. ma è molto amatoriale come strumento per il suo approccio. In fondo, se ci pensi alla tecnica base di una percussione, quindi batto e bene o male funziona, con una scala, quindi mi permette di approdare al mondo melodico e armonico soprattutto grazie a una tecnica semplice. Tu cazzo, ci unisci delle tecniche che sono allucinanti. Ci ho studiato diciamo che ho rubato un po' dalla tecnica, io ho studiato anche le tabla indiane, la darbuka medio orientale, quindi ho preso anche Quindi conosci i tala, tutte queste robe dei ritmi ciclici mortali. Sì. Sei un pazzo. Poi ti lascio anche il mio libro nel quale ho messo tutte queste tecniche. Molto volentieri, studierò a fondo. Sta per uscire anche un altro mio videocorso nel quale mischio proprio la tecnica, che ne so, il Maxum, che è un ritmo medio orientale, sì. ciao, ho detto cosa succede se lo mettiamo qua? Ho detto, se lo metto solo a un po', ho detto figo, se lo metto qua. Metto le acciaccature, gli abbellimenti. Cosa succede se lo metto sulle note? È bello prendere da altre culture, mettere sull'handpan, questo è quello che ho fatto. Fate bene a seguire quest'uomo, continuate a farlo. No, guarda, sono colpito perché la ritmica è una cosa che io amo. Conta che vivendo metà del mio anno, ogni anno in Centrafrica, lì ovviamente la ritmica predominante è il 5/4, hanno un approccio molto diverso dal nostro, no? Molto istintivo. Ho assolutamente intenzione di portare il tuo strumento giù in Centrafrica e di vedere qual è. Tu conosci, vabbè, la leggenda dei tamburi parlanti congolesi, no? Che li usano per comunicare da una parte all'altra delle montagne. Secondo me, vedere la loro tecnica approcciata a uno strumento che ha tutto questo concetto armonico, scopriamo delle nuove cose. Wow! Che figo! Che figata, grande! Sì, diciamo che la bellezza è bello anche suonato appunto per meditazione. Sì. Adesso qua ho suonato in maniera un po'... Tipo questa è un'altra scala, questa è una scala Pygmy, ispirata in realtà al popolo dei Pigmei, che sono appunto il popolo africano. Quindi è una scala diversa. È spettacolare. E la figata, io ho messo, per gli addetti ai lavori, per i musicisti, qua ho messo la dominante, quindi la quinta della scala, che è un do diesis, e qua la tonica, che è la fondamentale, che è un fa diesis. Quindi in realtà la tonica è questa. Ho sentito che era in fa diesis, ma non sto capendo. Che cavolo di scala è la Pygmy? Che cos'ha in chiave? Perché in fa diesis minore naturale, in realtà. E il do diesis è la dominante, che però ho messo come ding. Il ding è la nota che noi sappiamo tutti, che in realtà generalmente è la fondamentale, no? La tonica, come prima era il re. Qua in realtà è la dominante, quindi rimane questa sospensione. Ti porta lì, ma non si risolve. Si risolve. Sì, bellissimo. Bellissimo. No? E poi alle note, questa 16 note, le note anche sotto. Anche questa scala, diciamo, usarlo nel modo, diciamo, meno ritmico, un po' più meditation, lo uso in questo stile qua, no? Per un approccio totalmente diverso da prima. Approccio più ritmico.
sono colpitissimo dal volume dei tuoi strumenti. Come cazzo fai? È il materiale che è particolare, la lavorazione. Io, appunto, questa è una ricerca che ho fatto proprio per passare da una dinamica, avendo studiato musica classica, per me l'esigenza è questo, cioè passare dal pianissimo... cioè, a parte il fatto della tua tecnica che è incredibile perché hai una precisione mortale, ma è più che altro la dinamica dello strumento che passa da un piano pianissimo a un forte fortissimo senza distorcere, perché se ci pensi, la maggior parte, se guardi lui, no? Uno dei primi prodotti, cavolo, appena gli dai una stecca forte è stonato, se gli dai troppo piano si sente solo il... Esatto. Cacchiarola, wow! La ricerca che ho fatto è proprio sul metallo e la lavorazione del metallo. Quello che dico sempre è come dare, che ne so, fare una gara, insomma, mostrare cosa possono ottenere uno chef e una persona che cucina per diletto con gli stessi ingredienti. Ovviamente lo chef farà una pietanza di un certo tipo con gli stessi ingredienti, la persona amatoriale magari non sarà di altrettanto valore, no? Quindi il materiale è importante, però poi saperlo lavorare. Tu hai un forno tuo? Sì, ho un forno mio, quindi li porto ad alte temperature. A quanto cioè adesso non voglio che magari i trucchi e segreti che non si possono dire, me lo dici dopo. Te lo dico dopo. No, in realtà comunque alte temperature, ma puoi anche temprarli. Certo. Questo fa parte di uno dei segreti per far sì che sia sempre stabile la nota e fare diversi cicli di intonazione. Questo è importante perché più cicli di intonazione fai, più la nota diventa strong. Cioè, più rimarrà. Rimane, esatto. E quindi tu ogni quanto li intoni poi sul lungo periodo? Ma in realtà se vengono tenuti bene, nel senso suonati bene, non esposti a fonti di calore troppo elevate, perché quello può rovinare, certo. non richiedono intonazioni, rimangono sempre intonati. Wow! Sì. Ovviamente se uno va lì con i pugni, ci dai i martelli, niente è indistruttibile, certo. Però se suonato bene... ho strumenti ancora da tanti anni che sono ancora perfetti in tuning, sì, intonazione. È il metallo, perché si vede che anche è un po' più strong, non so se il tuo è un po' più sì, pesato, un po' più ciotto, no? Certo. E quindi questo con la lavorazione fresata così è molto bello, molto bello. Che faccio? Molto bello. Effetto vortice, vortex effect, sì. Ma poi è spettacolo perché la tua struttura, che è la classicissima struttura handpan, però quando tu vedi le aggiuntive qua su, dici, ma... sì, gli occhietti. Gli occhietti, esatto. Senti che nottina. Ma infatti... Provalo. Wow. Belle, cavolo. Faccio anche di no. Ho anche una darbuca, un udo. È difficile lavorare questa scala, devi capirla, eh? È particolare, sì, questa è un po' più facile. Cioè, quella è la classica... Sì, la classica Re minore. Re minore. Da là? Sì. La, si bemolle. Allora, questo è La. Ma tu sei mancino? Sono ambidestro. Ok. Aspetta, c'ho l'anello che te lo sto... Tranquillo. Sto i colpi, non voglio. Infatti lo diciamo sempre, togliere l'anello. Sì, subito. No, vabbè, ma... Ah, è vero che c'è l'aggiuntiva qua. Non sono abituato. Bello.
Wow, come suona! Grande. Madonna se suona! Grande. Poi io zero abituato ad averle sotto. Devo proprio imparare a pescarle. Più che altro anche a non stopparle con le gambe. Tu già Esatto. lo fai bene. A volte l'errore comune è quello di tenere le gambe allarghi così e blocchi tutto. Esatto. Devo imparare a pescare da sotto. È un grande strumento, mamma mia. E tra un po' ti faccio sentire il tuo. Infatti. Se sei d'accordo facciamo delle domandine per Certo. di Ampan. Sono casato come una pigna. Grande. E lui non sa ancora lo strumento. Zero, guarda, è lì chiuso, non l'ho visto. È qua chiuso nella custodia. Abbiamo detto te lo faccio sentire solo dopo, quindi insomma sarà rimane lì ancora. Ok, quindi allora tu suoni diversi strumenti. Lo strumento principale, diciamo, al quale sei più affine è il pianoforte? Pianoforte, assolutamente. Okay. Più che altro perché io sono autodidatta, non ho studiato, in accademie classiche, quindi conservatorio o metodo Suzuki, non l'ho toccato. Quindi, avendo approcciato da solo, da che mondo è mondo, la chitarra è il classico strumento con cui entri, no? Nel mondo della musica, con la chitarra da spiaggia per limonare, mentre il pianoforte è lo strumento per cui se hai un buon orecchio, ma soprattutto se come me sei un po' autistico, quindi ti metti lì giorni, è quello strumento che ti permette da solo di avere un sacco di soddisfazioni facili dal punto di vista proprio di comprendere la musica. Perché sai, la chitarra, secondo me, poi molto personale come opinione, se non studi ti blocchi a un certo punto, cioè arrivi fino a un certo punto e non vai oltre. Porta oltre. Stessa cosa il pianoforte, cioè non puoi farti un impromptu senza avere una buona tecnica, però cazzo le note sono lì, cioè do, re, mi, fa, sol, la, si, do, una volta che vuoi capire l'armonia è tutto lì, la quinta è letteralmente 5 posticini più in là e quindi è proprio semplice capirlo ed è lo strumento quindi che mi ha dato più possibilità di studio, di approfondire la tecnica musicale, l'armonia e la ritmica e quindi tutto da solo hai fatto o sei riuscito con qualche lezione privata? No, allora ho preso 6 mesi di lezioni di chitarra quando avevo tipo 11 anni, che è stato il mio ingresso con un insegnante grande, Stefano, che adesso vive a Malta, spettacolare, che non mi ha insegnato la chitarra ma mi ha spiegato come viverti la musica. Io sono ADHD, ok? La ADHD è una neurodivergenza per cui io ho un costante deficit di dopamina, ho bisogno di nuovi stimoli, no? Se mi mettessi a studiare smetterei di suonare. E quindi ho detto, ok, io non sarò mai un bravo esecutore, non me ne frega niente, non mi definirò mai un pianista, io ho bisogno di vivermela. E da lì quindi ho fatto da solo. Ancora meglio, sei ancora più talentuoso. E poi è quella roba per cui se qualcuno mi dice suoni male, bella, non me ne frega niente, non sono un pianista, ma se invece qualcuno vuole ascoltare la mia musica me la godo ancora di più, l'ho fatta io. Ancora meglio. Io apprezzo molto questo, nel senso che come dicevi tu, in conservatorio, avendo studiato tanto tempo lì, avendolo vissuto, ho visto musicisti pazzeschi, però eseguivano allo spartito, capito? Belli, difficile anche lì, no? Sì, anzi. Però quello che apprezzo io di più è riuscire da un qualsiasi strumento a tirare fuori la propria musica che hai dentro, questo fa... Più che altro a me stanno sulle balle quelle persone che se non hai la tecnica perfetta allora non sei un musicista. Non sei un grande esecutore. Il mio migliore amico è un laureato al conservatorio che ha registrato metà dello Chopin che c'è su Spotify e dici ok, però andiamo molto d'accordo perché la musica non è una roba con un binario, anzi è l'unica cosa che abbiamo nel mondo dove puoi fare cazzo con noi. A volte con l'Ampan mi chiedono, anzi mi chiedete, ma l'Ampan posso suonarlo qua? Si può suonare? Mi dicono a lezione, posso suonare qua? Posso suonare qua? Io dico, puoi suonarlo anche qui. Dove vuoi, esatto. Se il suono è bello, no? Anche qua, Vedi come suona, è bello. Ancora meglio, se il suono ti piace, puoi fare quello che vuoi. Esatto, puoi suonare veramente quello che vuoi. La musica, la bellezza della musica è che non ha limiti, non ha frontiere, no? E quindi figata, grande. E tu quindi dal pianoforte, rientriamo nel mondo dell'Ampan per i nostri amici dedicati all'Ampan. Diciamo, quando hai sentito l'Ampan, come l'hai scoperto? Dove l'hai scoperto e cosa senti di diverso rispetto, diciamo, agli strumenti non comuni, però diciamo più conosciuti, no? Rispetto a chitarra, piano. Ma ti dico, l'ho sentito ovviamente dai buskers, sai, chiunque, la prima volta che adesso, tolta l'era social che ci ha portato vari personaggi, chiunque, il primo approccio che ha avuto negli anni 2000 con l'Ampan era per i buskers che l'hanno suonato per strada. Da lì me ne sono innamorato perché il grande amore per la musica, io quando sento un oggetto che non conosco, un disco volante che suona, che figo,
Ovviamente la cosa bella dell'handpan è che si porta dietro una quantità di armonici e quindi di concetti armonici incredibile, anche senza averne competenze. Cioè tu qua stai suonando tonica, quinta e ottava con un solo tocco, senza per forza doverlo sapere. Esatto. E questo mi ha fatto profondamente innamorare di questo strumento e penso che sia molto, molto intelligente, molto interessante, perché è il punto di crasi perfetto tra quello che può fare un bambino, che può farlo chiunque, e quello che può fare un grande strumentista giocando con l'armonia. E lui ha tutto lì. Se ci pensi, sai, appunto nei tala indiani che ne parlavamo prima, ci sono 800 suoni in quei tamburi che possono già parlare. Se tu sommi quella capacità ritmica a questo strumento qua, fai un discorso. Sì, è una figata. È una figata. Infatti io ho studiato musica indiana per applicarlo qua. Madonna. Crei delle cose incredibili. Pazzesche. Gli indiani poi hanno una capacità tecnica, ritmica impressionante. Vergognosa, veramente vergognosa. Io mi sono dedicato a musica indiana quando avevo già finito il conservatorio. Ho detto, lì sto ricominciando da zero. Sì. Io ho provato a studiare un po' Itala e quando ho provato a capire la ciclicità dei ritmi, già lì ho fatto fatica. Cioè il ritmo ciclico non è semplice da interiorizzare. In più, quando dopo che pensi di averlo capito, arriva un'altra wave e dici: ma non ho capito niente, aiuto. Sì, perché loro usano anche questi suoni onomatopeici, no? Per identificare una nota, una nota ta. Poi, esatto, il modo di contare. Devastante. È un mondo, quindi se applichi quella roba lì a qualsiasi strumento in realtà, puoi applicarlo ad arbuca, al caon, anche al piano, se fai sì, solo che è una follia, cioè devi conoscerlo veramente bene. Però è un mondo, no? È un approccio. Quello che amo fare è sempre studiare tradizioni diverse dalla nostra e applicarle, nel mio caso l'handpan, però si può fare sul piano, sul basso, sul violino, cioè, sì. ed è una figata. Quindi quando hai sentito l'handpan, diciamo, hai percepito qualcosa di... hai detto, questo è uno strumento come gli altri o questi armonici che emana fuori, insomma, che emana lo strumento, ti hanno detto, oh, che strumento particolare, cioè più incline magari a un suono meditativo o più incline a uno strumento, diciamo, concertistico? Ma guarda, allora, io sono una persona molto, molto, molto empirica, sono legatissimo alla scienza e la scienza dice che questo tipo, più che altro, poi dipende molto da come è accordato, però questo spettro sonoro è uno spettro sonoro molto legato alla calma, alla tranquillità, alla meditazione, quindi anche all'interiorizzazione del suono. Secondo me è uno strumento, allora, personalmente, intimamente, estremamente meditativo. Uno strumento che suono da solo, oppure con una cerchia di amici che hanno altre percussioni, magari non per forza tutti handpan accordati, ma hanno anche altre percussioni, allora ci si mette lì e si entra in quel loop musicale molto mantra, no? Molto tantrico del girare. Ho molti amici buddisti che lo suonano. E se ci pensi, non so che affinità hai con la filosofia buddista, ma la meditazione Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, questi suoni qua così ripetuti, ovviamente ti portano a meditare. Però, per esempio, invece come lo suoni tu, quindi con un approccio tecnico eccezionale, quello va a essere concertistico senza problemi. Cioè, quello che mi hai fatto sentire prima sul re minore, veramente quello è uno strumento da palco. Secondo me quindi è uno strumento con una sua versatilità, ma penso un po' come tutti, Cioè, anche il pianoforte alla fine, io ci faccio musicoterapia con i bambini che si sdraiano sopra. Col piano? Wow. Sì, e lì utilizzando le vibrazioni e suoni lenti mediti, quando invece sei a concerto, concerti. Che figata, grande. Bello. Quindi sì, a secondo dell'approccio che gli dai, che poi si sente molto bene anche a seconda del musicista che c'è, no? Quindi ci sono molti musicisti di handpan che suonano l'handpan per meditazione, nel campo olistico, yoga, e musicisti che invece lo usano nel campo più concertistico, quindi secondo dell'approccio che gli dai. Figo. Allora, inizio a svelarti qualcosa sul tuo strumento. Magari non gli piace la cosa, io spero che ti piaccia. È finito, basta, me ne vado, vai, stai qua. Ha una particolarità, siccome tu fai tanta musica e strumenti particolari, ho detto io te lo realizzo in una frequenza particolare, poi se poi lo vorrai anche in un'altra frequenza te ne farò un'altra detto, questo te l'ho fatto a 432. Fico, basso, bello. Perché vabbè, noi sappiamo cosa vuol dire 432, insomma 432 Hz è la frequenza che va a codificare la nota, è la 4, e da quella tutte le altre note vengono intonate sulla base di quella nota lì. Ecco, sul 432 tu hai
qualche esperienza, hai qualche credo, qualche credenza, diciamo, che sai, c'è sempre un po' di diatriba, sono scemato oppure sono cose vere, ha dei benefici psicofisici, non è vero? Allora, sempre basandomi sull'aspetto empirico-scientifico, sto seguendo una ricerca molto interessante che stanno facendo, se non mi ricordo male, all'Università di Boston, ma non sono sicuro. Molto interessante. La seguivo per il canto delle balene, adesso che sono andato in Australia a fare ricerca. Guardate il suo video, tra parentesi, fighissimo. È venuta una bomba, sono contento. Che figata, guardate. E per il fatto che, secondo questa ricerca, ma ovviamente è un campo ad altissimo approfondimento, la frequenza che intercorre all'interno del nostro midollo spinale sono circa 432 Hz a oscillazione. Wow. Questo perché ovviamente il nostro cervello è una macchina elettrica che dà impulsi elettrici, tutti i neurotrasmettitori alla fine sono due sberlette in cui passa un segnale elettrico in mezzo. Quel segnale elettrico, come qualunque cosa, vibra, e come qualunque cosa che vibra ha un erzaggio. Certo. E quindi l'idea è che il motivo per cui ci calma così tanto e per cui è diventato musica meditativa, poi si è costruito anche un sacco di, no? Un po' marketing forse. Marketing sicuramente tanto, e soprattutto anche tantissimo olismo dietro questa cosa, un po' il 432, ti sveglia i chakra, e potrebbe avere senso. Bisogna ancora studiare, ma potrebbe avere senso, quindi figo. Dai, grande. Sì, non è stato provato, diciamo, scientificamente, però è vero, ci direi anche tu che la scienza non ha ancora provato tante cose nella storia. Abbiamo fatto tanto così. Esatto. Quindi magari un giorno scienza e spiritualità avranno più affinità, no? Magari. Grande, quindi insomma, il tuo strumento, quindi sai ora che è 432 Hz. Spettacolo. È una frequenza, anzi, anche abbastanza calda, bassa, un po' più calda di queste. E adesso te lo faccio sentire. Sì, Avevo ancora qualche domanda, vediamo se i miei appunti. Ok, vediamo se mi sono dimenticato qualcosa, se ti ho chiesto tutto. Questo che ho da palco, da concertista, te l'abbiamo detto. Ecco, se tu invece, sì, che è un po' quello che abbiamo detto prima, se ti sei mai approcciato anche tu nella sorta di meditazione, hai detto che fai musicoterapia, ma anche proprio meditazione per te, cioè mi hai preso uno strumento e proprio dire voglio andare a fare un viaggio e suonarlo proprio 100%. Ogni volta che suoni. 100%. Guarda, appunto, avendo un approccio molto autonomo e quindi poco adatto appunto a fare concerti o a essere... L'ho fatto, adoro suonare, questa sera faccio un concerto, però è molto intima la musica, in realtà è stata un po' una mia via di fuga, cioè metterti lì a casa a suonare cioè, quando la gente mi dice che ho talento, in realtà mi sta un po' sulle balle, nel senso che, io passavo centinaia di ore a suonare ininterrottamente, a rovinarmi le mani, perché era una cosa che mi faceva star bene, quindi è molto meditativa da quel punto di vista, no? È molto intima. Wow. Non vedo l'ora. Che bello, grande, è verissimo, è verissimo. Infatti la meditazione nasce, anche quella è una sorta di meditazione, vero? Quando tu esplori lo strumento, infatti molte persone mi chiedono lezioni, io dico aspetta a fare lezioni, prova, giocaci da solo, scopri, picchia lì, no? Quello che dicevo prima, ma si può fare, tutto si può fare, anche con i denti. Vedi, prima quando giocavo ho suonato e incanalato le vibrazioni della bocca. Wow. È un giochino. No, però cazzo è fighissimo, quando lavi anche con le unghie, non avevo mai sentito nessuno metterci le unghie sulle panne. Ah sì, ci sono delle tecniche anche con le unghie, sì, lo puoi fare. Questo è l'effetto delle unghie, oppure l'effetto proprio dei rulli con le unghie. È un po' scomodo qui. Oppure tecniche che derivano da strumenti medio orientali, tipo questi o questi. Il mondo delle percussioni è un mondo che conoscono un po', che non finisce più. E la figata anche puoi applicare tutte le tecniche a qualsiasi strumento, quindi tutte dal corpo alla body percussion a tutte le percussioni. Bene, è il momento di svelarlo, sì, facciamo sentire lo strumento, lo facciamo vedere. Vuoi prima esplorarlo tu? Te lo faccio prima sentire io? No, fai prima tu, fai gli onori di casa, avendolo fatto tu, ma sono gasato come una pigna. Ok, questo è lo strumento. Rullo di tamburi. Che figo! Allora, è uno strumento in scala, in realtà te l'ho fatto proprio
Perché tu mi hai detto voglio uscire un po' dalla mia zona di comfort, Sì, quindi sì, non sì. ti dico io la scala, proprio in modo che tu mi faccia una cosa tua, Eh sì, così ci gioco ed è anche un nuovo una studio. cosa nuova, no? Una roba diversa. Quindi te l'ho fatto in scala, io la chiamo meditation scale, una scala proprio per per la Ok. meditazione. Adesso io te lo faccio sentire magari un po' meno meditativo perché a me piace sempre... Darci la tua tecnica, certo. Però ovviamente poi ognuno Ci fa quello che vuole. lo fa come vuole. Ed è in scala in Si minore naturale. Ok. Quindi è un ok. Si2 questo, una scala abbastanza calda, bassa. E è una delle mie preferite, insomma, perché insomma, anche questo ti fa fare un trip proprio. È Certo, molto certo, caldo, certo, no? I suoni certo. caldi. E ha 14 note, 9 note sopra e le altre 5 note sotto. Spettacolo. Quindi ti potrai allenare anche a suonare. Esatto, così imparo bene. Esatto. Per suonarlo così, con le note sotto, basta tenere il Gu sulle gambe e non andare con le gambe appunto a Certo, schiacciare le certo, note. certo. Lo tieni così. E questo è lo strumento. Vai, fammi sentire. Che spettacolo! Eh sì, è una scala potente. Che spettacolo, è bassissima! Senti com'è calda? Madonna, Poi ha madonna! questi armonici. Saprai bene che ogni Sì, sì, nota quinta e ha ottava e ottava. quinta, no? Quindi le note sono Si, quindi siamo in Si minore naturale, ha il Fa diesis e il Do diesis in chiave, come alterazioni. Quindi ha il Si e che conclude con la Si. Wow! Figata. Bello, Fate un bello, giro. bello. Questo è un po' leato. Ma tu questa texture qua, come cacchio fai a ottenerla? È spettacolare. Figo, con il forno non è data da vernice, è semplicemente da Deposito, forno. quindi, Dal wow! forno, sì, sì, e temperatura. Madonna, siamo a basso. Devo trovarli, Sì. devo ancora impararmeli. Esatto. Quindi Puoi anche solo suonare sopra se vuoi. Sì, tanto certo, per certo. esplorare, ovviamente. Le note sotto arrivano sempre dopo, lo sappiamo. All'inizio. Madonna mia. Mamma mia, ma a questo basso, Sì, è caldo, eh? Madonna, altro che... Più caldo degli altri. Prima era un Re, poi un Do diesis e questo è un Si.
Bello, sono contentissimo, devo giocarci, Spero ti sia di ispirazione. devo E scoprirmelo. c'è anche una cosa particolare, se Sì. lo giri, Sì. c'è una dedichina qui sopra per te. Ah, amico mio, che figo! Scritto per Pietro Morello, allora Loris Lombardo. Consiglio da Loris Lombardo, che figo! Non vedo l'ora di scoprirlo, non vedo l'ora di mostrarlo anche poi sui miei canali, di farlo vedere, di giocarci. Adesso mi prendo un po' di tempo per giocarci insieme perché, Sì, ovviamente. Madonna, ma è una roba, è caldissima, cioè, Molto intimo, no? Come scala. molto. Subito ho detto, vi faccio un re minore, ho detto, però il re minore è un po' scontato. Poi ce l'avevi sì. già uno, allora ho detto, voglio fare una scala un po' diversa, poi 432. Nei tuoi video, non so, io lo seguo sempre, non so se hai mai parlato di 432, nel senso di... Non ancora. Potrebbe essere magari anche una cosa interessante, insomma. Magari tante persone non sanno anche la differenza, insomma. Bello. Sì, sarà un'ottima occasione per parlare del 432 più che altro perché è uno strumento che lo esprime in un modo tutto suo, che ti dà molta intimità, che ti dà molta possibilità di raccontarlo. Esatto. Sì. Bello, amico mio, grazie mille. Dai, sono contento che ti piaccia. Anche no, il 432, perché sai cos'è? Ho scoperto che tante persone pensano che il 432 sia tutto lo strumento. Cioè, quando la gente dice mi fai una panna 432, Perché pensa... qualunque nota suona 432, è impossibile. Però sarebbe sempre la Esatto. Invece, ovviamente, ogni nota Si demoltiplica nella scala. Esatto, quindi va accordato. È tutto logaritmico, le scale poi alla fine sono Esatto. logaritmi. Figo, E bello, ma poi ti giuro questa texture è bellissima. Figo, sono contento. È dato dal calore, non è vernice per non stoppare il suono. Esatto. Bello. E c'è addirittura, adesso ti faccio vedere una cosa, visto che facciamo tutto live. Tutto live. Esco dalla scena. Ci sono alcune persone all'inizio che fanno un po' fatica a suonare, ovviamente non è il tuo caso, ma ci sono alcune persone che usano invece delle bacchettine per avere un po' più di facilità. Vedi ok. anche questa conformità Sì, che ha un po'... Ok. Diciamo che sicuramente ti aiutano all'inizio, ma secondo me diventano un limite in 4 secondi. Sì. Questo è divertente, insomma, o magari a volte succede che le donne magari hanno delle unghie un po' esili, più... Ah, delle ok. unghie, però con questo Beh. dà un po' più di facilità. Allora, sicuramente danno un aiuto sul battere immediato, Sì, però ti perdi un sacco di tecnica, ti perdi un sacco di... suono, esatto. Bello. Assolutamente sì. Stupendo, amico mio. Grande, Non vedo dai. l'ora di giocarci tanto. Sono contento. Ti lascio anche questo. Questo è... Non che ti serve, ma te lo lascio. No, ma altro che cosa non mi serve. Oh, io ho bisogno di studiare. Aspetta che lo metto giù. Questo è il libro che avevo scritto. Sì. Molto volentieri. E Così studio. Vedi un po' il mio approccio, insomma, è diverso. L'ho fatto proprio per chi non conosce la musica, no? Tu hai fatto anche videocorsi, quindi... Sì, qua c'è il DVD. Spettacolo. E all'inizio del libro in realtà c'è anche il codice sul sito, quindi visibile anche in streaming, no? Ottimo. Va un po' a perdersi. Ti lascio quello, ti lascio quest'olio. Quest'olio Ok. va dato sopra e sotto una volta al mese più o meno. Un Mhm. olio antiossidante, non che crei problemi, ma è un po' come dare la cera alla macchina. Ok. No? Non la dai, fa niente. Quindi lo te metto, la lo dai. faccio con un panno. Esatto. E poi qua hai la letterina di benvenuto. Ok, fico.
la letterina di benvenuto e la descrizione di tutte Della le note scala. dove sono. Ma sei un Vabbè, figo pazzesco. Vabbè, te lo sai perché l'ho richiesto. No, però non è pizze fichi, perché comunque visualizzarlo Esatto. cioè, è più comodo. Se lei lì tu dici, voglio fare questa cosa, questa progressione armonica, puoi farla, insomma, magari visivamente. È molto più ti semplice, aiuta. ma certo. Dove sono anche sulla tastiera, dove sono sul Ma pentagramma. è fantastico, è fantastico. E questo è. E questo è il certificato di garanzia e autenticità, insomma, dello strumento che è fatto da me, vabbè. E quindi ti metto tutto. E adesso inizia il tuo viaggio con Lampani Si minore. Siamo tutti curiosi e vogliamo sentire che cosa ci farai. Guarda, facciamo così, noi tra un anno ci rivediamo qui da te, Ok. diciamo dicembre dell'anno prossimo ci rivediamo qui da te e facciamo una suonata insieme, tutto con Grande. lui, così vediamo come si è evoluto nel tempo, Grande. come l'ho Dai, imparato, ci come l'ho sto. studiato. Promesso, allora, Che dai. figo, promesso. Grande. Grande. Che figo, ragazzi, continuate a seguire questo matto perché fa degli strumenti veramente eccezionali. Ci vediamo l'anno prossimo. Dai, all'anno prossimo allora con Pietro Morello. Grazie Pietro. Grazie a tutti, grazie Abbraccio. mille. Loris. Ciao. Ciao. Amico mio, che figata di strumento, sono proprio contento, cavolo. Dai, sono contento anch'io. Figo. Sono proprio felice, guarda.